Turok! Turok! Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, mi vedete col mio tablet e quindi oggi parleremo di un boomer shooter. È un gioco un po' particolare perché sì, concedetemelo, Turok 3 è uscito per Nintendo 64 nel 2000, ma questa remastered per praticamente tutte le piattaforme, comprese quelle della scorsa generazione, è uscito nel 2023. Quindi io volevo parlarne perché sì, tra tutti i Turok, cioè l'1, il 2 e il 3 che ho giocato io, è il più particolare, ma non per forza in senso positivo. Allora, la storia inizia col nostro Turok, che abbiamo usato nell'1 e nel 2, che fa un sogno che deve salvare un bambino, ma muore nel salvare questo bambino. Questo bambino sembra importante e quando si sveglia glielo dice alla sorella. Dopodiché vengono attaccati in casa da dei mostri venuti da un'altra dimensione, un altro pianeta, bene non ho capito, e Turok per salvare fratello e sorella li fa scappare e si fa saltare in aria con la casa e tutti i nemici all'interno. Così inizia Turok. A questo punto ci viene chiesto: vuoi usare il fratello o la sorella? Allora, il fratello, che è il minore, 15 anni, usa un visore notturno perché praticamente ognuno ha le proprie abilità. Il fratello minore usa un visore notturno e la sorella, che è la maggiore, ha un rampino. Quindi per affrontare i livelli si fanno in modo diverso, ma neanche tanto. Ci sono i boss a fine livello, come ci si aspetta in questo genere di giochi, ma purtroppo soffrono della sindrome di giro tondo, insomma che basta girarli in tondo e spararli e questi, oh, come dei lieviti, non ti beccano mai. Le armi sono varie e questo già è un punto a favore per un boomer shooter. E i nemici sì, sono vari, però per un gioco che ha questa durata, insomma, perché dura meno di 4 ore alla fine. Le mappe sono piccole e lineari, che lo avvicinano con la tradizione dei boomer shooter, ma lo allontana da quello che era la particolarità di Turok, con mappe grosse da visitare, da esplorare, da trovare roba per superare il livello. Qui si tratta per lo più di trova la chiave e apri la porta. E quindi secondo me perde quella particolarità che aveva Turok 1 e 2. Ci viene spiegato un po' più che cos'è un Turok, qual è il suo ruolo, insomma ci viene data più lore per il personaggio, ma questo non è bastato per me per rendermi felice, diciamo, perché la particolarità che aveva Turok 1 e 2 era che poteva avere sti gran mapponi da girare, da guardare, invece qui hanno scelto la strada più lineare di uno shooter classico e sinceramente ha perso quella particolarità. Rigiocabile per via di personaggi diversi? Ma fino a un certo punto, perché le zone che potete fare o col rampino o col visore notturno sono veramente piccole, quindi andare a rifarsi il gioco da capo per solo questa è una scelta vostra, io sinceramente non lo faccio. È un prodotto che sì, è carino, giocabile, divertente, è un bel boomer shooter, ma un brutto Turok, magari da prendere in forte sconto. Ok ragazzi, per questo video era tutto. Enjoy!